Buongiorno a tutti da Bruno Pepi. Oggi vi parlo della storia della salvezza. La storia della salvezza è l'interpretazione della storia biblica e più in generale di tutta la storia umana, come manifestazione della volontà salvifica universale di Dio. Benché il concetto sia stato introdotto nella teologia cristiana solo nel XIX secolo e abbia dato spazio a molte discussioni, confronta soteriologia, l'idea che Dio intervenga e guidi la storia è profondamente radicata nella Bibbia ebraica e nel Nuovo Testamento. Nella prospettiva cristiana, il centro della storia della salvezza è la crocifissione e risurrezione di Gesù Cristo. La storia della salvezza nei due testamenti. Nella fede di Israele la storia della salvezza nasce dall'esperienza dell'Esodo e dall'intuizione che il popolo ebraico sia all'origine di una salvezza per tutti i popoli, come annunciato già due volte ad Abramo, Genesi 12:3 e 22:18, e ripetuto dai profeti, fra cui il Deutero Isaia. Con il libro di Daniele l'attenzione viene posta sullo sbocco escatologico della storia della salvezza. Questa concezione è e rimane quella del Nuovo Testamento, in cui la vita terrena di Gesù è vista, secondo Hans Konzelmann, come il centro del tempo, posto fra l'Antico Testamento e il tempo della Chiesa. Secondo Konzelmann, l'esame delle due opere di Luca, Vangelo e Atti, mostra che l'Evangelista non riteneva affatto che la seconda venuta di Gesù fosse imminente, come, secondo altri teologi, emergerebbe in molti testi neotestamentari. Alle affermazioni evangeliche sulla storia si aggiungono le riflessioni delle epistole dell'Apostolo Paolo e nell'Apocalisse. L'attenzione dei teologi sulla storia della salvezza come tema unificante e chiave interpretativa della Bibbia è stata risvegliata nel 1965 dall'uscita di un libro di Oscar Cullmann, La salvezza come storia. Le varie edizioni e traduzioni internazionali ne testimoniano la fecondità e l'importanza. Cullmann presenta la sua opera come un contributo al dialogo fra cristiani delle varie confessioni ed esamina sistematicamente la storia della salvezza nel Nuovo Testamento. Il tema teologico della storia della salvezza comporta un atteggiamento ottimistico che si scontra con le difficoltà della teodicea e perciò non può intendersi completamente risolto. Storia della salvezza e dispensazioni. La teologia della storia della salvezza si collega, ma anche si contrappone, con l'interpretazione tipica di alcune confessioni evangeliche, secondo cui il rapporto di Dio con l'umanità si sarebbe sviluppato per tappe, dette dispensazioni, in cui i termini del patto fra umano e divino sarebbero stati modificati. Le possibili fasi e i loro fondamenti biblici sono patto edenico, patto adamitico, noanitico, abramitico, mosaico, deuteronomico, davidico, patto nuovo preannunciato dal profeta Geremia. Nel raccontare questa storia la Bibbia fa emergere come motivo di speranza la fedeltà di Dio nell'amore per l'umanità, nonostante i tradimenti. Gli 8 patti dell'Antico Testamento troverebbero, secondo i cristiani, la loro pienezza in Gesù Cristo e nel suo patto eucaristico. Bene, grazie a tutti per avermi seguito, tante benedizioni e spero che il video vi sia piaciuto e di essere stato abbastanza chiaro. Se avete domande e o suggerimenti scrivetemi anche sulla mia pagina Facebook di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia oppure su WhatsApp al numero 339 3461 889. Iscrivetevi anche sul mio canale YouTube, vi trovate col mio nome Bruno Pepi oppure Chiesa Evangelica Cristiana d'Italia, oppure sul nuovo canale dei Salmi, oppure sul nuovo canale della Bibbia Antico e Nuovo Testamento, dove potrete trovare tutti i video precedenti sia nella serie del Vecchio Testamento che del Nuovo Testamento, con i vari personaggi biblici. Bene, arrivederci da Bruno Pepi al prossimo video.